Ciao a tutti, pace e illuminazione, benvenuti sul canale La Via del Sutra del Loto, questo canale che vi parla e vi spiega il Sutra del Loto, no? Ho fatto una serie di video che sono l'esegesi di ogni capitolo del Sutra del Loto. Questa serie di esegesi sarà raccolta in un libro, vediamo come andrà, e sarà la prima volta che in Italia ci sarà un libro del genere. E io, se hai un minimo di interesse per il Sutra del Loto, dico prenditelo quel libro quando uscirà, perché sarà davvero qualcosa di unico, ti darà davvero la possibilità di comprendere il Sutra del Loto e soprattutto di praticarlo nella tua vita di tutti i giorni, perché praticare il Sutra del Loto non è fare daimoku. Praticare il Sutra del Loto è conoscerlo e mettere in pratica nella tua vita di tutti i giorni i suoi insegnamenti, gli insegnamenti contenuti nel Sutra del Loto. Se tu fai Daimoku e non conosci il Sutra del Loto, tu non sei buddista e non ti dire che sei un devoto del Sutra del Loto. Il capitolo 19 oggi, no? È un capitolo, i benefici del maestro della legge, il maestro del Dharma. Nel capitolo 19 del Sutra del Loto descrive i benefici che sviluppa una persona che accoglie, pratica, recita, insegna o semplicemente custodisce nel cuore il Sutra del Loto. A prima vista il testo parla di poteri straordinari, no? Cioè, occhi che vedono lontano, orecchie che ascoltano ogni suono, capacità di comprendere molte cose. Se letto letteralmente può sembrare distante dalla nostra esperienza quotidiana, ma in realtà il significato più profondo riguarda una trasformazione della percezione della vita, no? È questo che intende quando si dice occhi che vedono lontano, orecchie che ascoltano ogni suono, no? Ti parla di una percezione, cioè prendere la vita con un modo, con un modo diverso. Il capitolo insegna che chi vive in armonia col Dharma sviluppa gradualmente una maggiore chiarezza mentale e una sensibilità più profonda verso se stesso, verso gli altri e soprattutto verso il mondo. Non si tratta tanto di acquisire poteri magici, no? Quanto di imparare a vedere la realtà in modo più completo e meno condizionato dall'ego, no? Meno condizionato dalla paura o soprattutto, cazzo io, dai pregiudizi, no? E i benefici dei sei sensi, no? Nel buddismo i sei sensi sono vista, udito, olfatto, gusto, tatto e mente. Il capitolo mostra come ciascuno di essi possa essere purificato. Gli occhi che cosa fanno? Imparare a vedere davvero. Il sutra dice che il praticante sviluppa occhi puri. Nella vita quotidiana significa vedere le qualità delle persone oltre ai loro difetti, no? Accogliere opportunità dove altri vedono solo problemi, riconoscere le conseguenze delle proprie azioni. Molti conflitti nascono perché guardiamo senza vedere veramente, no? La pratica ci aiuta ad osservare con maggiore saggezza, no? La domanda qual è? Sto guardando questa situazione per quello che è o attraverso le mie paure e aspettative? È questo il buddismo. E questo è il buddismo che io insegno, è questo il buddismo che tu devi praticare, perché molti pensano che praticare il buddismo sia soltanto fare un mantra. No, no, perché quel mantra non ti dà niente. Devi conoscere il Sutra del Loto, devi leggerlo, devi studiare, devi conoscere i suoi insegnamenti e metterli in pratica nella tua vita, no? Poi le orecchie, no? Che cosa significa? Imparare ad ascoltare. L'udito purificato non significa sentire più forte, ovviamente, no? Significa ascoltare meglio. Quante volte ascoltiamo qualcuno pensando già alla risposta? Il capitolo invita a sviluppare un ascolto autentico, un'empatia, un'attenzione. Nella vita quotidiana una persona che sa ascoltare è spesso una fonte di pace per gli altri, no? Il naso.
percepire ciò che non è evidente. Nel linguaggio simbolico il naso rappresenta l'intuizione, no? Con l'esperienza impariamo a sentire quando qualcosa è giusto o sbagliato. Sincero, magari così un po' artificiale, artefatto. Il Dharma, dice il capitolo, affina questa sensibilità, non è magia, è una maggiore consapevolezza delle dinamiche, potremmo dire, della vita. No? Poi c'è la lingua, parlare in modo costruttivo. Il capitolo attribuisce grandi benefici alla lingua. No? Nella pratica significa sviluppare parole che incoraggiano, chiariscono, uniscono. Le parole possono guarire oppure ferire. Chi pratica il Dharma impara gradualmente a usare il linguaggio con maggiore responsabilità. Chi è davvero buddista, no? Una semplice regola: prima di parlare, chiedersi se ciò che si sta per dire è vero, è utile o gentile. Io, guarda, ricevo alle volte dei commenti che mi chiedono se me li ha fatti un alieno o se me li ha fatti un essere umano, perché non hanno senso, non hanno, cioè, le persone, boh, prendono, scrivono e non pensano a quello che dicono. Il corpo, agire con consapevolezza, e questo è importante, no? Il tatto e il corpo rappresentano le nostre azioni, no? La trasformazione spirituale non si misura dalle idee, ma dai comportamenti. Ogni giorno possiamo domandarci: sto contribuendo al benessere degli altri? Le mie azioni riflettono i miei valori? Il capitolo ricorda che il corpo stesso può diventare uno strumento del Dharma. Passiamo alla mente. La mente è il beneficio più importante, la mente è il centro di tutti gli altri sensi, no? Quando la mente è agitata, vediamo male, ascoltiamo male, giudichiamo male. Quando la mente invece è calma, comprendiamo meglio, reagiamo con meno impulsività, troviamo soluzioni più creative. Per questo un beneficio principale del capitolo è una mente più lucida e stabile. No? Molti pensano a un monaco o a un insegnante spirituale, ma il sutra propone una visione, diciamo, più ampia. Può essere maestro della legge chiunque. Chiunque cerchi sinceramente la verità, chiunque pratichi la compassione, chiunque incoraggi gli altri, chiunque trasformi le difficoltà in occasione di crescita, no? Una madre, un padre, un insegnante, un medico, un operaio, uno studente possono tutti incarnare questo spirito della persona ideale. No? Facciamo un esempio concreto. Immaginiamo una persona che attraversa un periodo difficile, no? Prima della pratica vede solo ostacoli, ascolta solo critiche, parla con rabbia, reagisce impulsivamente. Dopo un lavoro interiore costante, vede possibilità dove prima vedeva soltanto fallimento. Ascolta con maggiore apertura, comunica con equilibrio, affronta i problemi con coraggio. Questo è il vero significato dei benefici, dei sensi di cui parla questo capitolo. Il capitolo 19 ci dice che la pratica buddista non serve a fuggire dal mondo, serve a vivere il mondo con occhi più limpidi, orecchie più attente, parole più sagge, è una mente più libera, non promette una vita senza problemi, promette qualcosa di più profondo, la possibilità di trasformare il mondo in cui incontriamo in ogni situazione della vita. Vedi, questo qua è un'esegesi molto importante, perché è un capitolo molto importante per te, perché ti dice come si pratica il buddismo. Il buddismo non è così semplice come pensano la maggior parte dei praticanti di Nichiren, che sia soltanto recitare il mantra, no? Il mantra non ti dà niente. Se poi non ti metti nel sutra, non lo studi e non fai un lavoro su te stesso, sulla tua mente, il Buddha dice osserva la tua mente, guarda un attimino come reagisci, no? E
poni rimedio, no? E questo capitolo ci incoraggia proprio così. Ci dice guarda che il buddismo, il mio insegnamento, è diverso. Devi purificare questi sensi per praticare il Dharma, per dire che sei buddista, perché queste sono le cose, se le fai, che ti faranno stare meglio. Saranno le cose che quando gli altri ti vedono dicono: "Beh, il buddismo è una bella cosa, se lui è una persona così, allora io mi avvicino al buddismo". Ciao a tutti, pace e illuminazione.